Ben ritrovati a tutti e buongiorno, qui da Radio Rossonera, è lunedì 29 gennaio del 2024, buon lunedì, buona settimana qui dalla radio per questa settimana che ci condurrà poi a Frosinone Milan. Siamo ovviamente reduci da Milan-Bologna, che è un po' il tema di discussione principale di quest'oggi, ma non solo, perché come avete visto magari si parlerà anche e soprattutto nell'ultima parte di futuro. Metto intanto i titoli qui di fianco a me e mentre metto i titoli, come al solito, mi occorre, cioè sono obbligato a ringraziarvi proprio perché vi avevo chiesto nell'editoriale di lunedì scorso di iscrivervi, che era una sorta di è quasi come se fosse una moneta di scambio gratuita per noi la vostra iscrizione al canale che, come detto, è gratis. A noi ci cambia tanto perché più iscritti abbiamo e più abbiamo la possibilità di venderci meglio e quindi ogni iscritto in più e siete stati oltre i 100 lunedì, quindi veramente grazie a tutti quelli che l'hanno fatto. Se magari qualcuno si è dimenticato, mannaggia, ma potete assolutamente rimediare. Tanto, come detto, l'iscrizione è gratuita, non vi compare niente, se non attivate la campanella non vi disturba nemmeno, quindi iscrivetevi al canale perché è gratis. Se apprezzate un minimo, una, due, tre, quattro trasmissioni o quello che è del canale, iscrivetevi perché è davvero un modo, tra virgolette, per ripagarci. Detto ciò, pippotto iniziale finito, titoli. Titoli di questo editoriale, ancora ci si stupisce. Parleremo un po' del Milan 23-24, che è un po' sempre un po' simile a se stesso, ecco. La causalità sta a zero, rosa fisico, sistema, eccetera, eccetera. Ho lasciato lo stesso identico titolo di settimana scorsa proprio perché continuo a pensare che la causalità non alberghi nel calcio, o meglio, c'è una componente di caso, un palo dentro, un palo fuori, cambia magari l'esito di una partita, ci mancherebbe altro, ma una serie di partite, una stagione, eccetera, eccetera, invece non sono casuali. Non si può semplicemente dire è successo questo e allora, ma se avessimo fatto ciò, ma se fosse successo ciò, eccetera, eccetera. Lode allo spreco è un po' diviso in due. Il terzo punto lo capirete tra due aspetti principali. Il dito e la luna. Eh, no, questo lo dico dopo e poi chiudiamo ancora con un piccolo aggiornamento su quelle che sono le continue voci per quanto riguarda una possibile cessione del Milan. Ancora ci si stupisce, quindi il titolo numero uno. Uh, Ieri ho fatto un tweet che in pratica è un pochino il riassunto di quello che penso nell'ultimo periodo, nel senso questa squadra ormai, ma non è una cattiva cosa, credo un pochino tutti l'abbiamo imparata a conoscere nel bene e nel male, nei pro e nei contro. Non mi stupisce più, ma non è il termine negativo della questione, cioè non voglio far passare che il fatto che non stupisca sia negativo, ma nel senso che se ci stupiamo ancora che il Milan prende troppi gol, evidentemente non abbiamo capito bene cosa sta facendo il Milan sul campo dall'inizio della stagione. Se vediamo che il Milan invece ha grande facilità di far gol, evidentemente non abbiamo capito il potenziale di questa squadra. Se vediamo e ci stupiamo magari che per un quarto d'ora il Milan è travolgente, come magari è accaduto in alcuni primo tempo anche del recente passato, anche quando magari ha pareggiato poi alla fine la partita 2-2, ma il primo tempo era travolgente, non ci deve stupire perché è successo 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte, non è più un caso. Come non è più un caso il fatto che questa squadra ogni tanto venga ripresa, che ogni tanto gli si spenga la luce, che quando riceve un paio di spallate va KO e per riavere un minimo di, diciamo così, di polso della situazione deve far passare 5-10 minuti e in quei 5-10 minuti magari rischia di prendere 1-2 gol, come spesso è accaduto in questa stagione. Cioè, ormai il Milan è questo, è un pochino figlio di se stesso, continuerà ad andare avanti così. Come ho detto settimana scorsa, è più forte dell'80% delle squadre di Serie A, anche semplicemente facendo 3-4 giocate durante una partita, vince le gare e le porta a casa, ma questo atteggiamento che, diciamo così, ci impone
un pochino più di spregiudicatezza o in linea di massima privilegiamo la fase offensiva a quella difensiva, ci farà vincere sicuramente tante partite perché la nostra qualità in campo è nettamente superiore all'avversario per almeno 4 quinti delle partite della Serie A, ma i campionati non te li fa vincere. La dimostrazione è la classifica. Ma è presto detto, cioè il Milan nel suo miglior momento, nel miglior momento del Milan da settembre, anzi da agosto in pratica, dalle partite a cavallo tra agosto e settembre, è questo. Le ultime 5 partite di campionato, 4 vittorie, un pareggio, che è un gran bell'andare. Comunque, insomma, hai fatto 13 punti sui 15 disponibili, quindi insomma, niente male. In tutto ciò ha recuperato punti 0 alla Juventus, che ha avuto lo stesso identico rollino di marcia, e ha recuperato punti 0 all'Inter. All'Inter in teoria ne ha recuperati 3 perché l'Inter deve recuperare la partita con l'Atalanta e, spoiler, siccome lo sto registrando questo editoriale alle 16.09 di domenica, non so ancora com'è finita Fiorentina-Inter. Nel caso avremmo, quello sì, recuperato punti se dovesse non vincere l'Inter all'Inter. Spero di no. Spero di sì, che abbiamo recuperato i punti e che l'Inter qualcosina abbia lasciato per strada. Perché di far vincere la seconda stella loro prima di noi, io non so, ma proprio una roba che non mi va giù. E se dovrà andare giù, dovrà andare giù veramente a forza. Ma tant'è. Quindi non c'è stupore, non c'è caso. Vado al secondo punto, non è più un caso che il Milan è l'8ª difesa della Serie A, perché siamo 19 più 3 alla 22esima della Serie A, più la Champions League, non è più un caso che il Milan è all'8º posto. Può essere dopo 4-5 partite, ma che magari inizi il campionato non rodato per 1000 cose, ma dopo 22 gare di Serie A non è più un caso. E non è un... Facciamo così, faccio una piccola digressione tattica. So che magari a alcuni non piace, tant'è che infatti abbiamo una trasmissione dedicata, però perché non è più un caso, cioè non può essere un caso. E onestamente un pochino mi dispiace, no, perché ognuno è libero di vedere il calcio come gli pare, ci mancherebbe altro, però ogni volta derubricare a o l'errore del singolo, o il portiere che sbaglia, o l'attaccante che sbaglia il rigore, o l'attaccante che non è in prestazione, o il difensore che sbaglia cioè, altrimenti è sempre un errore del singolo. È ovvio. Chi ci va in campo? Il giocatore. E chi è che sbaglia? Il giocatore. Ma non si scappa da questo. Però, giusto per intenderci, questo è il primo gol del Bologna. Il Milan è in zona offensiva al limite dell'area di rigore con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perché in teoria c'è Raffaele Leao che è fuori dall'inquadratura della prima slide in alto a sinistra. Il Milan perde palla, cosa succede? Che il Bologna abbassa 2 passaggi, se non ricordo male sono Freuler, Calafiori, Beukema, che lancia lungo e noi ci ritroviamo 3 contro 2 al 28esimo in area di rigore del Milan. Calcerà una volta Fabian, respinto, 2 volte Fabian, respinto, 3 volte Calafiori, respinto, alla quarta la palla, ovviamente per il caso non è che ti possa sempre andare bene, che la palla viene respinta, passa in mezzo alle gambe di Teo e di Maignan e va dentro, quella di Zirkzee. È un caso che la palla è passata in mezzo alle gambe? Sì, assolutamente un caso. Che il Milan prende questo tipo di ripartenze? No, non le più. È così da inizio stagione, o meglio, in realtà è così da 1 anno e mezzo a questa parte, forse addirittura 2. Ma nel bene e nel male il Milan è questo. Altra casualità? È un caso che Terracciano abbia fatto l'errore? Sì, probabilmente. Ed è il motivo per il quale non do colpe a Pioli per il cambio. È un cambio normale, Terracciano per l'esterno. Quante volte abbiamo visto l'allenatore che in vantaggio 2-1 toglie via una punta e mette il centrocampista, toglie via un esterno d'attacco e mette un esterno un pochino più difensivo. È successo, succede 1000 volte. Poi non prendi gol e nessuno dice nulla. Così come a Udine invece fai gol con le 2 punte e passi per genio. No, c'è una via di mezzo, non è né geniale mettere le punte quando sei sotto 2-1, né da sciocchi mettere un centrocampista
per un esterno d'attacco. Succede 1000 volte questo. Quello che invece succede, anche qui 1000 volte, è che questo è il minuto 88, slide in alto, ve la faccio vedere consecutiva. Kier è su Zirkzee e lo seguirà tutta la santa azione. Quindi Gabbia a un certo punto, come vedete nella slide invece in basso a destra, si ritrova a dover scalare anche lui un po' a destra per tenere un minimo di equilibrio nella linea difensiva di distanze. Un minimo, perché come vedete le distanze sono abbastanza larghe. Cosa succede? Che Zirkzee si porta a spasso Kier e come vedete tutti piano piano sono costretti ad andare a occupare la posizione centrale. Lo farà Musa, lo farà Reinders, ve la faccio vedere nella slide in alto a sinistra. Cosa accade? Che Zirkzee è molto bravo tecnicamente, porta a spasso Kier, che infatti come vedete è l'ultimo praticamente del reparto difensivo, oltre ci sono soltanto altri due giocatori che sono, credo, Jovic e Loftus-Cheek credo che sia Loftus. Cosa accade? Che c'è una palla in tre quarti completamente libera per Calafiori, libero all'88esimo di ricevere in tre quarti completamente solo. Calafiori va a destra da Orsolini che punta solo, perché qui l'ha già praticamente saltato quello frame che ho scelto, perché Okafor è in ritardo, non ci è arrivato a raddoppiare, salta Teo da solo in area di rigore al minuto 88, perché guardate come siamo spaziati male, è arrivato di corsa in fretta e furia Kier a riprendere il posto in mezzo. Musa è in mezzo schiacciato. Reinders, sì, credo che sia Reinders. Reinders è schiacciato anche lui. Sono tutti schiacciati dentro l'area di rigore, Florenzi, Terracciano, tutti sulla stessa linea, tant'è che se Orsolini non fa uno contro uno, ma scarica al limite dell'area, ci sono due giocatori del Bologna che possono tranquillamente calciare indisturbati al limite dell'area. Questo per dire che cosa? Che non è un caso. Cioè, il Milan nel bene e nel male è questo. Nel bene confeziona quella gran bella azione che lo fa pareggiare, quella bella azione con Pulisic che viene fuori, poi si gira, manda a profondo Calabria, gran taglio sul primo palo di Loftus-Cheek e gol. E non è un caso, perché il Milan in questo tipo di azioni è molto bravo a costruirle, come abbiamo visto anche nel recente passato. Ma è la stessa squadra che si prende questo tipo di azioni dall'avversario che ha una fase difensiva rivedibile. Come detto, ogni tanto, spesso le vinci perché la qualità media è più alta e sei terzo, campionato non vai da nessuna parte. Ode allo spreco, che è diviso in due. Io continuo a pensare e vi annoierò, tanto lo so che qualcuno di voi non la pensa così. Continuo a pensare che questa squadra ha una rosa nettamente superiore di quello che ha dimostrato finora. Ieri, esattamente durante la lettura delle formazioni, vedevo passare i nomi nel tabellone davanti a me, davanti alla tribuna stampa, col tabellone grosso di San Siro. E un pochino mi sono fermato a pensare, ma come fa una squadra che ha Mike Maignan in porta, Teo Hernandez a sinistra, a mantenerli sani, una buona linea difensiva, perché Tomori, Ciao e compagnia sono una buona linea difensiva, tra le migliori che c'è in Italia, senza dubbio. Hai Renders, hai Loftus-Cheek, hai dei buoni rincalzi come Adli, Musa, eccetera. Hai in teoria adesso Benasser che ti ritorna, hai ancora una volta tutto quel bel potenziale offensivo di Leao, di Pulisic, di Giroud. Come fa questa caspita di squadra a essersi staccata a novembre dalla vetta e dopo 2 mesi è ancora lì staccata che non ha guadagnato praticamente niente? Credo che sia almeno finora questa stagione sia da classificare come spreco. Si è sprecato un potenziale di rosa che poteva permetterci, non ti dico di vincere a mani basse, ci mancherebbe, però di essere lì a 1, 2 punti dall'Inter, a 3 forse, non di più, ma comunque sempre lì in vetta a giocarcela con l'Inter che magari con un po' di pepe
non da una squadra ma da due, qualche punto in più magari lo poteva anche perdere. E è lo spreco dei rigori, perché lo spreco a cui assistiamo ormai da 3 stagioni, 4, perché in maniera alternata hanno sbagliato, ma che sì, molto poco in realtà. Ha sbagliato tanto Ibra, ha sbagliato Giroud, ha sbagliato Teo. Noi di rigori ne abbiamo sbagliati veramente un'infinità negli ultimi tempi, ma tant'è. Penultimo punto prima di chiudere sulla questione Arabia. Il dito alla luna, risultati and go. Eh, Perché non voglio sembrare, tra virgolette, pesante, però ogni tanto un pochino oltre quello che è il singolo risultato della domenica si dovrebbe andare. Nel senso che io credo che se il Milan si ritrova in quella posizione di classifica è perché, tra virgolette, se lo merita, cioè ci ha messo del suo ed è giusto così. È inutile andare a vedere una partita dopo l'altra, ogni volta mettendo in discussione magari il valore del giocatore o dell'operato del tecnico, ma non guardando tutto il lungo periodo. Perché semplicemente col Bologna ci sta a pareggiare in casa, non è uno scempio, ci ha pareggiato anche la stessa Inter, insomma, è una buonissima squadra. Se magari l'avete vista addirittura da San Siro, avete visto quanto bene si muove in campo, è veramente una squadra ben allenata, il Bologna. Però al di là di questo è il non fermarsi al singolo episodio per parlare un pochino di calcio, tra virgolette. Non so se mi sono spiegato bene. La partita di Udine all'83esimo è persa per errori macroscopici della linea difensiva del Milan, della fase difensiva del Milan. E fino a cosa abbiamo segnato con Loftus, adesso non ricordo, però oltre un'ora di gioco non stai vincendo in casa col Bologna, sempre per i problemi macroscopici della fase difensiva. Poi con l'Udinese hai la forza di ribaltarla e la vinci, con l'Atalanta non ce la fai e la perdi, con il Lecce non ce la fai e la pareggi, col Bologna ce la fai ma poi vieni ripreso al 2-2 quindi la pareggi. È un mettere toppe, ecco. Quindi di non guardare il dito, cioè la gran bella vittoria di Udine, che ovviamente ci conforta per lo spirito dimostrato, eccetera, ma di guardare anche un pochino in sé per sé la luna, cioè questa squadra ha delle lacune tattiche e caratteriali che durante la stagione non è riuscita mai completamente a colmare, o in generale non ha mai colmato, o addirittura quando riesce a mettere magari una toppa fa sì che quella che magari potrebbe diventare una buona cicatrice per chiudere definitivamente la falla rimanga pur sempre un cerotto, e che quindi un cerotto, finita la colla, si stacca e si riapre la ferita. Non è una cicatrice che fa tenere chiusa la ferita, tant'è che il Milan ricasca completamente negli errori del passato. Pazienza. Chiudiamo con la questione Milan-Arabia. Rimango esattamente più o meno di quello che ho detto lunedì scorso, cioè, siccome sono ancora uscite anche questa settimana voci in un senso e nell'altro, chi smentisce, chi conferma, chi dice la totalità del Milan, chi dice un socio, chi dice che non c'è nulla, chi dice invece che c'è tutto e aspettiamoci già cambiamenti in primavera. Senza fare il caso del Tolosa, che per mesi è stato detto che non c'era niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, poi fatto sì che anche quando è stato detto non c'è niente, non c'è niente, invece alla fine il Tolosa verrà venduto, ma non è che voglio dire che accadrà esattamente la stessa cosa con il Milan. Quello che voglio dire è che occhi aperti e orecchie pure sulla questione, continuo a pensare che sia la cosa buona e giusta, e nemmeno, tra virgolette, non voler ascoltare qualcosa che magari non ci piace, in un senso o nell'altro, dico. Quindi è una sorta di invito a noi stessi e a voi stessi, di essere aperti alla questione, di non, tra virgolette, chiudersi a riccio perché magari semplicemente c'è qualcosa che non ci piace sentire in un senso o nell'altro. Io continuo a pensare che il movimento che ci sia
magari non andrà in porto, il movimento c'è, è inutile negare, è inutile dire di no, no, non è vero. Movimento intorno a una possibile cessione di parte del Milan o di un ingresso di un socio o di quello che insomma potrà succedere c'è. È inutile dire no, non c'è niente, falso, no, no, questo no. Nessuno di noi in questo momento può sapere se andrà a compimento, anche perché magari semplicemente può saltare, quindi tutto ciò che stiamo dicendo diventa errato, come l'esempio che è successo pochi giorni fa con Milinkovic-Savic, che sono andati avanti un'estate a dire che c'era la trattativa e poi sbertucciati per 2 anni per il fatto che non c'era. Poi l'aveva mezza confermata Lotito, l'ha confermata l'altro giorno Tare e allora si rivaluta quello che magari potevi dire. È un po' il rischio del mestiere, ma tant'è. L'invito è quello sempre di quasi per noi stessi, di restare vigili, perché magari non c'è un grande arrosto sul fuoco in questo momento, ma un po' di carne sì. Grazie per essere rimasti qui con noi, l'appuntamento è tra poco con Obbligo di riscatto, mettete like in uscita se volete, oppure altrimenti ci ritroviamo per tutti gli altri appuntamenti di giornata, come detto, d'obbligo in poi. Grazie ancora, buon lunedì.